Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Nella puntata precedente avevamo finalmente recuperato il mezzo che ci avrebbe accompagnato per il viaggio nei prossimi giorni, fino a portarci all'Electric Park, il mega festival alla quale stavamo andando vicino a Parigi. Abbiamo percorso molta strada partendo da Malpensa, passando per Aosta, passando anche per il tunnel del Monte Bianco e arrivando fino a Mâcon, prima tappa dove avremmo trovato il nostro primo campeggio. Abbiamo visto paesaggi bellissimi che si alternavano tra momenti di sole e momenti di forte pioggia. Siamo arrivati finalmente a luna di notte nel nostro campeggio e lì ci siamo finalmente rilassati fino a quando è arrivato il momento finalmente di andare a letto. Ma ora vi lascio alla nuova puntata. Ragazzoli, buongiorno. Oh, che bello, c'è un bel sole. Ho dormito decisamente bene. Lei? No, ma tu mi hai preso veramente così. Adesso sì, prima no. Dai. Dormito bene, minchia, se gli unici che abbiamo fatto casino questa notte quando siamo arrivati siamo stati noi, probabilmente non sapevo neanche cosa c'era qua fuori. C'è spuglietti belli, ma sono bassissimi, quindi uno ti vede dentro, però figo, bello, guarda che bello che splende il sole oggi. C'è un po' nuvoloso, quindi non è detta, non sappiamo quanto durerà, però va bene, ho dormito bene, sono le 10:30, anzi ormai 10:58. Dormire alle 3 però. Sì, sono andato a dormire alle 3 passate, però c'era silenzio, anche oggi è tutto bello, come si dice? Campestre? No, ma che Ah, campestre. no, cosa vuoi dire? È tutto bello insonorizzato qui, quindi anche fuori non si sente niente. Bello, bello, bello. Adesso, pipì, numero 1, 2, mi doccio, anzi prima mangio la ciambella, poi si doccia e dopo voglio fare appunto il video che vi faccio vedere bene tutto qua, il van, poi voglio esplorare un attimo qua in giro. E voglio provare la doccia comunque qua, mi faccio la doccia qui anche se abbiamo le docce qua fuori. Quelli sono tipo i bagni e le docce che è andata ieri a vederli, non li ho ancora neanche visti. Dopo aver fatto doccia, video e tutto voglio esplorare un attimo il posto perché so che c'è un lago bellissimo di là in teoria, voglio andare a vedere e poi voglio vedere anche i bagni, ve li faccio vedere. Adesso devo un attimo aggiustare qua, aggiustare o provare a far andare il gradino perché lì c'è un gradino ma non va. Però mi sono studiato un attimo stanotte forse qual è il problema, spero di non dover staccare tipo tutta la luce anche perché quello non lo faccio perché ci sono gli interruttori, comunque vabbè. Ragazzoli, cambio di programma, vado a fare un giro perché ho scoperto adesso che bisogna tipo accendere tutto il boiler, aspettare che si scaldi l'acqua e ci vuole anche 20-30 minuti e sto già sprecando un po' di tempo, quindi andiamo a fare un giro ed esploriamo sto posto. Comunque è già venuto brutto, è andato via il poco sole che c'era. Qua ci sono i bagni, diamo un'occhiata ai bagni, tanto che ci siamo. Ci sono le docce, c'è anche lì per lavare, qui le docce, qui per lavare tipo i piatti, quelle robe lì, e di lì i bagni. Ok, sì, qui tipo per lavare appunto le stoviglie, quelle cose lì. Qui sono le docce, e ognuno c'è tipo la sua doccina. Sono qua gabinetto? No, qua solo lavandino. Qui tipo doccina privata. Ah, e di qua anche dei bagnetti che fanno tutto il giro e anche semplice semplice. Beh, carino. Altri lavandini, altri bagni, acqua per i bambini che c'è anche un disegno infante. E niente, voglio andare a fare un giro verso di là che c'è il laghetto dove c'è in teoria la reception che non neanche l'ho vista. Stia è già andata, che è andata a cercarsi un caffè prima, adesso è tornata sul van e vediamo un po' com'è. Qui ci sono vari bidoni, altre docce, in ci sono un po' di tende, un po' di macchine, casette, qua poi si possono anche affittare ovviamente tipo i bungalow. No, il braai per farsi le grigliate qua. Guarda che belle quelle tende. E c'è una tenda là sopra, tipo sulla casa, ma è fantastico. E qua uno si può fare una bella grigliatona, guarda che roba. Le casette quelle lì, molto molto fighe. Arrivo di là e vi faccio vedere, non giro con la videocamera così spianata. Sto bagnando tutti i piedi intanto. Io sono uscito con l'infradito, c'è tutta l'erba ancora umida. E qua c'è l'entrata con la reception dove siamo entrati ieri notte. Qua c'è tutto, madonna mia, no raga, io voglio andare a fare il bagno.
L'avevo visto, ma non pensavo così. Cioè, guardate là. C'è tutto il percorso gommone. Andiamo là vicino perché sennò non vedete. Ma anche tutto per bambini. Guarda che figo. È stupendo, raga, no, da fare quel percorso lì. L'avevo visto che c'era. Adesso mi sa che è anche chiuso, forse. Ma che figata. C'è tutto il percorso di gommoni, di gonfiabili sull'acqua, quelli tipo da correre, no? Tipo Wipeout o quelle robe lì, che corri e fai tutto proprio il percorsino e poi finisci anche col mega scivolone, forse. Bello, bello. Ma che posto, ma bellissimo. Comunque io vi dico, questa notte, mezzanotte all'una, con tutto buio qui, che sono riuscito ad entrare qui in retro, perché all'inizio ero andato davanti, in retro in questa roba con totalmente buio. Cioè un devasto, raga. Comunque, guardate il mezzone. Adesso docina e poi registro il video sul mezzo. È tornato anche il sole, guarda. Guarda, però scusa. Intanto c'è la signorina che sta... Je ramasse. Adesso entro con le ciabatte tutte belle insabbiate. No, adesso qua dobbiamo capire lo sgabello. Ho provato a guardare, ho guardato anche con ChatGPT, ma forse è proprio incastrato. Ma no, veramente è utile. Lo so che è comodo, però adesso vediamo come sbloccarlo. Il gradino, raga. Non ho ancora visto bene sto cazzo di bagno. Ah, che togo però. Madonna, che stupore di merda. Comunque questa sa di bagnato. Non so più di ciambello. Siamo appena usciti dal campeggio, sono le 14:44. Adesso facciamo strada di ritorno, che è strada molto stretta in certi punti, quindi spero non arrivi un altro caravan a quest'ora. Stanotte alle mezzanotte, l'una, di certo no, anzi era tutto buio e isolato. 4 ore e 20 dovremmo essere nell'ultimo campeggio, quello dove staremo appunto fino a dopodomani. Domani mega festival, speriamo bene nel tempo e cerchiamo un attimo di capire anche... Mi fermo qua, quello passa? Aspetto che passi. Niente, adesso ci fermiamo anche a mangiare qualcosa perché ho anche abbastanza fame. Devo dirmi anche grazie questo. Vabbè, niente. Sei bravo. Sicuro. Beh, ci fermiamo da qualche parte a mangiare comunque, certo. In caso vi faccio vedere di cosa ci ciberemo. Quando uno parcheggia due posti proprio così nel mezzo, proprio buttato lì. Niente, ci siamo fermati subito qua perché abbiamo visto un posto strano. Qua era l'unico posto dove riuscivamo ad entrare al supermercato perché era abbastanza basso. Di là invece dovevamo andare a mangiare, dobbiamo attraversare lo stradone e c'è, non lo so, una roba per mangiare, un ristorante, una cosa così con un gorilla. Vediamo, ci sono un sacco di negozi, Carrefour qua, c'è Intersport. Vediamo cosa troviamo di buono. Vabbè, avevamo visto questo, passando non abbiamo visto che è chiuso. Restaurant, là c'è anche tipo il gorillone. Quello lì è tutto tema Africa, con dentro le zebre, ci sono le bestie. Niente, è chiuso. Qui c'è un sacco di robe. Là c'è pure il negozio di elettronica. Ci sarei passato, o anche negozio sportivo tipo Decathlon. Adesso vediamo. Più che altro vediamo se troviamo qualcosa qua da mangiare. C'è il Carrefour. Magari al Carrefour c'è dentro qualche baretto. Se non è solo... perché mi sembra grosso, tipo supermercato. Cioè non è solo supermercato che c'ha... Avete capito, no? Tipo centro commerciale. Prima dovevo entrare qua, se arrivavo qua sparato che non vedevo i 2 metri. Noi dovevamo stare 3,10 metri. Però non ci pensi, non sei abituato. Meno male che l'ho visto. Se no era un devasto, raga. Oh, siamo nel centro commerciale. Adesso qua poi noi ci viene voglia di fare shopping. Cioè shopping o comunque girare per negozi. Perché per chi ci segue lo sapete, no? Che di solito andiamo sempre in centri commerciali quando siamo in giro, in viaggio. Ok, c'è tutto un altro corridoio, è enorme sto posto, raga. Però non c'è del cibo normale, calcetto per famiglie. E niente, raga, non so bene cosa sto prendendo. Dovrei fare un po' come Human Safari, no? Per fare cose dei supermercati, che qua siamo in Francia. Però io odio i supermercati. Comunque questa zona è tutta italiana. Abbiamo preso del cibo, non so cosa state vedendo perché mi si è bloccato il telefono e sta andando un po' a cazzo. Adesso devo sbloccarlo. Cerchiamo il caffè e usciamo. E niente, alla fine ci stiamo scaldando il nostro cibo col microonde, così poi adesso torniamo in van e mangiamo direttamente. Col pranzetto con paella, che non so come farò a mangiare, qua lì mi insuzzerò tutto. Cos'è? Si chiama un gâteau de potato. Le patate, ce n'è uno anche per me. Abbiamo preso anche pane al cioccolato, baghettona e niente, se magna. Sono le 4:15. Alla fine adesso mi dà orario d'arrivo
8:20. Volevo arrivare prima, dovevamo arrivare alle 6, alle 7, alla fine adesso abbiamo tardato, che siamo andati lì a cercare il cibo, cercare il microonde, eccetera eccetera. Abbiamo già che è quasi buio, mi dà 4 ore per l'arrivo. Che palle, volevo arrivare con un po' più di luce. Se ci va bene alle 8:20 ancora non è calato del tutto, ma vedendo anche il tempo che comunque è un po' grigio, vediamo. Adesso partiamo tra un minuto. E niente, comunque dentro la confezione delle 2 brioche, il pane al cioccolato, era una zanzara con il sangue tutta dietro e non usciva, era lì quindi già da un po' di ore. Boh, voi le mangereste? Scrivetemelo qua sotto. E niente, ovviamente ha iniziato a piovere. Poteva andare tutto bene, così arrivavamo in orario. Vabbè, arriviamo allo stesso orario se non peggiore, a fine pioggerella, però già sono stanchissimo, non sono stato il cibo, è venuta una botta di sonno bestiale e arriviamo a 8:22 come sempre lì. Io vedo le cose volando. Sì, lei c'ha tipo le allucinazioni, ha fatto tutta così come se stessimo avendo un incidente. Devo riprenderla, era una cosa bellissima. Ha proprio alzato i piedi, li ha messi contro sì, che poi c'è l'airbag, cioè, ti arrivano le ginocchia sparate sui denti. Ho fatto una cosa tipo così. Sì, ma ti arrivano le ginocchia sparate sui denti se le metti lì poi. Oddio mio, che ridere. Niente, vediamo dopo se non mi addormento prima. No, ne... Il sole ovviamente, poco fa pioveva, no? Il sole di nuovo. Domani hanno detto in teoria sole quelli del festival, l'hanno messo nelle storie Instagram, quindi speruma. Ok, abbiamo totalmente cambiato panorama al momento. Ma lì ci sono tutti i raccoglitori di sottopagati. Niente, siamo... Oh, bello qua, ma anche tutta la strada nuova, tutta bella. Ci sono anche le pale eoliche che io continuo a chiamare mulini, non so perché, ma ormai li chiamo mulini, li chiamo sempre mulini. Però sì, ce n'è una qua, là, ce n'è anche tutti qua dietro. Ogni tanto si vede una city tutta illuminata un po' dal sole con i riflessi. Ma adesso qua non c'ho cazzo. Niente. Di questo per pochi secondi proprio acquazzone pesante, ha iniziato a mettere le 4 frecce io, ho messo le 4 frecce tu. Poi c'è anche vento, raga, e lo sento spostare, raga, comunque siamo alti e stretti, quindi si tira delle botte di vento ogni tanto. Palle. Era un bel solino più o meno, non si vede niente. Queste note romantiche sotto, qua si alterna tra pioggia, sole, dietro abbiamo lasciato un cielo nero, davanti invece nuvole, azzurrino, sole, e quindi andiamo verso la luce, speriamo non sia piovere più, figa, sono stati momenti di paura prima. Sono stanco, sono stufo, mancano 2 ore e 19, una rottura dei maroni, tanto stiamo capendo anche come tornare perché in realtà abbiamo pagato l'accampamento, stavo dicendo. Vabbè, ci stai un accampamento. Vabbè, l'accampamento c'è 31 notte compreso, quindi fino all'1 che partivamo, ma i problemi sono 2, ovvero l'1 alle 5 di pomeriggio chiude il Monte Bianco per dei lavori. Sono tipo 6-7 ore da qua, da dove stiamo arrivando. Dovremmo partire prestissimo, fare 6-7 ore, bisogna contarci anche il fermarsi per mangiare, per sgranchirsi le gambe, guidare 6-7 ore di fila, proprio non c'ho voglia. Se invece partiamo il 31, a parte la notte pagata in più, che non so se sono 20 euro o meno, però non ci facciamo neanche un giorno di relax. Però abbiamo pensato che se partiamo il 31 arriviamo fino a Chamonix tipo prima del Monte Bianco, dormiamo lì in qualche campeggio, e il giorno dopo passiamo Monte Bianco, arriviamo subito ad Aosta, perché volevamo metterci ad Aosta da qualche parte accampati proprio nel nulla, in valle, avere un bel panorama di quando ti svegli. Poi lasciamo giù le altre robe che abbiamo recuperato, ripartiamo, ci avviciniamo, o partiamo direttamente il giorno al mattino presto magari, però facciamo lì 2 giorni allora. Vabbè, scopriremo, tanto non lo sappiamo neanche noi.
17,60. 2 euro. Qua 5. Dove cazzo è che si mette la moneta? Si butta dentro. Non c'è la moneta, no, c'è 1 per 1. Sì, ma sotto, neanche sopra. Succato io, non loro. Strada c'è, abbiamo bucato, sembra, è la strada così. E niente ragazzi, mancano ancora 40 minuti, mi dice arrivo a 21:10 ma continua a cambiare anche perché adesso abbiamo beccato traffico. Siamo non lontano comunque da Parigi, qua ci sono, a parte che è venerdì sera a quest'ora, sono le 21:10, le uscite sono tutte così, adesso mi dà 11 minuti per uscire, ma boh, vediamo. Siamo finiti in una roba strana perché non ci passavo nel casello perché era troppo basso, 2 metri, e quindi ci hanno fatto fare sto giro, siamo passati in una stradina e adesso si è aperto un cancello per farci passare, non ho idea di dove stiamo andando. E mo? Ah, c'è andare a destra qua, il navigatore, però. Occhio che rosso. Ma è per me? Ma che cazzo di ansia è una roba del genere? Non l'ho mai vista, devo registrare. Ma vi giuro raga, non ho idea, perché eravamo troppo alti, c'era un altro forse che sta arrivando. Eravamo troppo alti, non si capiva, c'erano tutti dei cosi, non so come, delle plastiche dentro questa tangenziale che tipo mi avrebbero sbattuto, però ci sono passato in fianco, però diceva comunque caravan e robe da quel lato. Arrivo, c'era il casello, c'era scritto 2 metri d'altezza, noi siamo 3,10 e quindi meno male che poi c'era il cartello che buttava dall'altro lato perché non si capiva. Adesso qua dove cazzo devo andare? Basta che non mi faccia ritornare di lì. Entrate, questa è la mappa del posto, adesso mi vedrete sempre a cazzo, vedrete più lei. Comunque abbiamo per 5 minuti perché mi diceva l'immatricolazione, devo scrivere l'immatricolazione, che poi me l'ha fatto prima in inglese, me l'ha tradotto con il traduttore e poi in italiano, e in italiano ok, ma mi chiedeva l'immatricolazione, dobbiamo andare qua? Sì? Che numero è qua? Non so se è questa perché... Sì, no. In mezzo alle casette. Sì, ma non vorrei che fosse casette, questo. casette. Mi diceva l'immatricolazione, alla fine era la targa, dovevo scrivere la targa, guarda che se c'è uno lì non lo vedo. E minchia, 3 ore per capire, adesso questi più precisi, mi hanno dato tutto il punto esatto. Madonna mia, speriamo che sia questo, vediamo se no devo uscire il retro di nuovo. Ah sì, 04 sarà là, dall'altro lato. È sempre K qua, vero? Mi sa io qua. Sì, sono praticamente dentro. Perché magari c'è un altro qui, perché se no è un bel casino. Sì, ce l'hai fai luce, no? Niente ragazzi, ce l'abbiamo fatta ad uscire, stiamo esplorando. Qui c'è il campetto da basket, ping pong, e qui c'è un market. Poi dovrebbe esserci anche un ristorantino, non so se è ancora aperto. Pensa che adesso ho aperto la bombola di gas. Il tizio oggi ieri ce l'ha attaccata malissimo, non l'ha stretta, e quindi stavamo perdendo, cioè meno male che l'abbiamo chiuse comunque anche per dormire, perché ce l'abbiamo proprio sotto dove appoggiamo le facce del letto. Cioè se l'aprivo non me ne accorgevo, perdeva gas da Dio. Dormivamo per sempre, finiva lì così, e quindi dobbiamo starci attenti perché comunque l'ho chiusa a mano, ma ci vuole una brugola, una chiave inglese. E niente, vediamo se ci fanno qualcosa da mangiare. E sì, c'è ancora gente dentro. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo quasi rischiato perché è andata a chiedere se chiudeva la cucina perché non sapeva se era ancora aperta. E niente, adesso vediamo un po'. Niente, ci ha portato tovagliette e coltelli. Pizza direi basta. Ci sono questi pancake, avocado, salmon fumé. Niente, alla fine io mi prendo delle tagliatelle alla carbonara, voglio proprio vedere, e le penne e i 4 formaggi. E poi una birrettina da 33, 6,10 euro. Vabbè, a Corona l'unica che è. Posto carino. C'è anche la parte lì che è fuori, penso, però fa un po' freschino adesso. C'è una
valanga di cuscini. Vedo l'ora di mangiare, non ho fatto foto, non ho fatto niente questi giorni, sto solo guidando e poi dormendo il poco che dormo. Domani il Mega Festival e dobbiamo essere lì a mezzogiorno, anche un po' prima. E niente, penso che farò un video a parte per quello. E queste sono le tagliatelle per loro, con ovviamente penso panne d'uovo sopra. Vabbè, saranno comunque buoni, non tagliatelle, ma i tuoi? Ah, i 4 formaggi, ok. Non fare la cottura. Assaggiamo questo. Non fare la cottura a farina. La cottura della pasta. Com'è? Cotto? Al dente? Croccante? Assaggiamo queste tagliatelle alla carbonara. Buonissime, al contrario delle tue sono sciolte. Sono proprio sciolte. Sei sciolte. Le mie sono gnappe che sembrano cotte in ospedale. No, le mie sembrano lasciate 20 minuti al posto di 10. Anche la mia. Ma anche il tuo È anche un po' salato. No, le mie salatissime. Perché c'è anche la panna e tutto, è già salata quella. Niente ragazzi, dopo aver mangiato sono qui sdraiato, sempre segui al sedile di guida, tra l'altro se c'ho su anche lo zaino. Adesso mi metto a spostare un po' di video e robe che ho fatto appunto sul MacBook e sugli SSD esterni per salvare un po' tutto e non incasinare. Niente, domani alle 11:30 dovremo essere già lì comunque al mega evento. Ho scoperto che ci sono comunque 4 palchi, ci sono quasi una quarantina di DJ, quindi suoneranno un po' divisi. Ne voglio principalmente sentire sicuramente 3, ma anche di più, perché comunque ce ne tanti altri che spaccano. Qualcuno magari mi interessa meno, comunque il genere mi interessa meno, visto che ci sono generi diversi. Uscirà un video a parte appunto per il festival. Niente ragazzi, se vi piace questo genere di video seguitemi, ne arriveranno altri, ci sono già tanti video di viaggi, quindi se ancora appunto non mi seguite fatelo. Un sacco di voi guardano i video ma non mi seguono, quindi cliccate su quel follow, attaccate, collegate l'account. Lo so che molti magari tante volte li guardano senza fare l'accesso con l'account di Google, ma fatelo perché aiutate il canale comunque a crescere. Lasciate like e commentini. Bella, ci vediamo al prossimo video. Buonanotte.